Ragazzi, abbiamo incominciato la nostra visita oggi, sono le 10 meno 10 e siamo venuti al Millennium Tree, cioè questa sorta di albero che dovrebbe essere un monumento per i 1000 anni della città. Dato che apre tutto alle 10 non siamo scesi molto presto, adesso abbiamo iniziato a fare un giro, ma tra poco faremo colazione e poi continueremo a visitare. Ragazzi, abbiamo continuato sempre lungo questa strada e adesso siamo arrivati alla fontana di Neptune che sta qui. Dietro c'è la corte di Ertù e anche il municipio. Adesso andiamo avanti, penso che vedremo sicuramente il termometro di Fahrenheit e probabilmente arriveremo alla Porta Verde, poi faremo finalmente colazione. Ragazzi, siamo venuti a fare colazione in questo posticino molto carino, affacciato sul fiume, e abbiamo preso questo qui che è un dolcetto che dovrebbe essere tipico polacco, poi da bere un matcha ai frutti di bosco. Adesso assaggiamo. Colazione fatta, adesso passeremo sotto quest'arco e attraverseremo la via dell'Ambra, quindi dovrebbero esserci tutti i negozietti che vendono cose fatte di ambra. E alla fine della strada c'è la chiesa di St. Mary, in pratica una chiesa che ha 400 scalini e quindi si sale fin su per vedere il panorama della città, ed è quello che faremo ora. Andiamo! Ragazzi, siamo arrivati al Museo dell'Ambra, siamo saliti al primo piano e poi dopo andremo anche sopra perché sembra che ce ne sia un altro. Faremo qualche video. Allora ragazzi, sono le 4, abbiamo fatto una passeggiata per la via dell'Ambra, visto il museo, ho fatto un piccolo acquisto, cioè questo braccialetto di Ambra, e adesso stiamo per pranzare e abbiamo preso una cosa che sembra molto carina, cioè una zuppa tipica, si chiama zurek, che forse significa zuppa, non lo so, e adesso ve la facciamo vedere. Ragazzi, abbiamo ordinato anche l'hamburger, ci siamo un po' dimenticati di filmare, abbiamo mangiato, è a metà. Però è molto Non buono. si vede, però. Ci sono anche le patatine e il ketchup fatto da loro. Qui sul fiume c'è anche questo monumento che si chiama Gru. Allora ragazzi, dopo un giretto fatto per comprare tutti i souvenir, siamo tornati ai mercatini e abbiamo iniziato a vedere qualcosina da mangiare. Abbiamo preso queste patate qui, non mi ricordo il nome polacco, però sembrano molto buone. Adesso le proviamo. Ragazzi, abbiamo assaggiato le patate, sono state molto buone anche se un po' forti, e adesso concludiamo la serata con questo qui che si chiama zapiekanka, credo che il nome sia questo, ed è in sostanza questa fetta di pane con sopra funghi, formaggio, e ci ha chiesto se volessimo anche il ketchup. Abbiamo visto che in molti posti si usa e quindi abbiamo detto di sì. E in sostanza è simile a quello che abbiamo mangiato ieri, però è stato molto buono ieri, quindi proviamo anche questo. Ragazzi, buongiorno! Oggi siamo arrivati a Sopot, che è una cittadina sul mare, quindi siamo sul Mar Baltico. Si trova a 15 minuti di treno da Danzica, quindi abbiamo posato i bagagli. Abbiamo preso il treno, siamo arrivati qui, siamo appena usciti dalla stazione e adesso andremo a vedere il molo, che è il molo in legno più lungo d'Europa. Poi vedremo su questa strada, che è la strada principale, una casa un po' storta, vediamo, che chiamano casa La casa ubriaca. ubriaca. E poi nulla, faremo un altro giretto e vediamo un po' cosa c'è da vedere.
Ragazzi, siamo all'interno della casa ubriaca, che in sostanza è una food hall. Cioè, sta passando Stitch. Dicevo, è una food hall, noi ci siamo fermati da Costa per fare colazione e abbiamo preso questo dolcettino qui che si chiama Rurka, dovrebbe chiamarsi così, ed è in sostanza cannolino con dentro crema, panna, adesso vediamo bene. Poi una fettina di torta di mele e da bere abbiamo preso una bevanda al pane di zenzero. Adesso mangiamo, buon appetito! Ragazzi, questa è la zona del molo, è molto carina, ci sono molti locali in cui mangiare qualcosina, c'è anche il carosello. E lì si dovrebbe andare al molo vero e proprio, penso che si paghi un biglietto intorno ai 2 euro, ma non ne sono sicura, adesso controlliamo. E poi ci facciamo questa passeggiata per questi 500, oltre 511 metri. Siamo ufficialmente arrivati alla fine del molo, questo è il panorama. Adesso lo ripercorriamo al contrario e cerchiamo di vedere anche un po' la spiaggia. Ragazzi, siamo arrivati sulla spiaggia, è molto grande, se neanche dall'altro lato, noi siamo in questa zona qui. Spostati, lascia. Adesso ci avviciniamo verso l'acqua, vorrei toccarla. L'ultima volta che ho provato a farlo mi sono bagnata tutte le scarpe, il pantalone. Cerchiamo di non rifarlo perché qui fa abbastanza freddino. Deve essere una cosa rapida, capito? Vai, vai. Toccata? Ho toccato l'acqua del Mar Baltico. Guardate com'è bellino! Ragazzi, da Sopot abbiamo preso un Uber e siamo arrivati a Westerplatte. Siamo qui in questa città che è il posto in cui ha avuto luogo la prima battaglia che ha dato inizio alla seconda guerra mondiale. E adesso qui c'è questo monumento commemorativo. Ragazzi, siamo entrati nella Basilica di Santa Maria e adesso siamo pronti a percorrere questi 400 gradini che ci porteranno in cima e da lì potremo vedere il panorama della città. Ah, sta scritto qua siamo a 60. Abbiamo raggiunto gli 80 gradini. Qui sono i primi 100 gradini. Sì. 140 gradini, 150. Qui siamo a 200 gradini. Proseguiamo? Sì. Sono 300 gradini. Abbiamo fatto 3/4. Bello. Facciamo adesso gli ultimi 100. 350 mancano gli ultimi 50 gradini. 50. Ce l'abbiamo fatta. 300. 400. Mancano pochissimi. Sono 409 gradini. Siamo arrivati. Siamo in cima alla Basilica di Santa Maria. È stato un po' pesante, però dai, era da fare. C'è un po' di nebbietta, ma non ci facevo rovinare l'esperienza da questo. Ragazzi, siamo al Museo della Seconda Guerra Mondiale. Sono le 4:09. Ora, il museo chiude alle 18. Il problema è che vorremmo andare anche a un milk bar, cioè questi posti tipici polacchi in cui si mangia a poco prezzo. Però anche il milk bar chiude alle 18, quindi dovremmo vedere velocemente il museo, poi spostarci e andare lì. Vediamo che cosa riusciremo a fare. Adesso visitiamo. Ragazzi, siamo riusciti ad arrivare in tempo in questo milk bar e abbiamo preso del maiale e della carne di manzo con le patate e una salsa che non sappiamo cosa sia, però ci hanno chiesto se lo volessimo, abbiamo detto di sì. Adesso mangiamo perché siamo affamatissimi, sono le 6:20 e stiamo pranzando adesso. Ragazzi, allora questa è la nostra ultima sera a Danzica.
siamo venuti a mangiare nuovamente i pierogi. Siamo in questo locale che si chiama Pierogarnia per i dopo faremo vedere. E abbiamo ordinato, stiamo aspettando che li preparino. Per il momento ci hanno portato la bevanda che abbiamo ordinato, eccola qui, è sempre una sorta di tè. E poi ci hanno portato il pane con una salsina, ancora non abbiamo visto che cos'è offerto da loro. Ragazzi, sono arrivati i nostri pierogi. Allora, questa volta abbiamo preso questi qua vegetariani. Ci sono le patate, il formaggio e le cipolle. Quelli lì invece sono cotti al forno con maiale marinato nel cumino, carote e cipolle. Adesso buon appetito! Ragazzi, buongiorno! Stanotte siamo stati in treno e siamo arrivati da Danzica a Praga. Stamattina quindi visiteremo la città, saremo qui per un giorno fino a domani mattina quando ripartiremo. Abbiamo appena posato i bagagli nel nostro hotel, poi dopo faremo effettivamente il check-in. Nel frattempo iniziamo a fare un giro perché abbiamo tante cose da vedere, poco tempo, quindi ci dobbiamo muovere un passo. Ragazzi, allora abbiamo incominciato il nostro giro, abbiamo visto l'orologio astronomico che sta di là, anche se adesso torneremo alle 11 in punto per vedere il movimento. E adesso siamo venuti dai mercatini che sono proprio vicinissimi, cioè i mercatini principali di Praga, quelli della città vecchia, sta un po' più avvicinando. Adesso vediamo cosa fare, però ecco, questi sono i mercatini. Adesso siamo su questa piattaforma per vederli da là, si vede anche l'albero di Natale. Adesso penso che torniamo all'orologio in modo da non perderci nulla. Ragazzi, nuova città, nuovo Hard Rock, stavolta l'abbiamo trovato qui, in realtà pensavamo che fosse più lontano, ma perché ce ne sono diversi, però dato che ci troviamo adesso entriamo, compriamo la maglietta e poi usciamo molto velocemente. Allora abbiamo comprato la maglia alla fine, poi siamo passati per la strada in cui c'è la statua di Freud appeso al palazzo e adesso siamo arrivati alla testa di Kafka, che è questa statua. Bene ragazzi, dopo esserci fermati a casa, adesso siamo scesi di nuovo. Stiamo andando a pranzare, vorremmo provare il goulash, abbiamo trovato su internet un ristorante che sembra carino e vediamo com'è, se non c'è troppa fila. Bene, si trova sempre nella Old Town, quindi nell'orologio astronomico. Ragazzi, ci siamo finalmente fermati per pranzo in questo localino molto carino, abbastanza tipico, e abbiamo ordinato il goulash, che è questo qui, che è il piatto tipico della Repubblica Ceca. E poi in quest'altro piatto c'è del formaggio fritto con patate e salsa tartara. Era inserito fra i piatti cechi, quindi abbiamo provato anche questo. Adesso mangiamo. Stiamo andando al castello di Praga perché ci sono i mercatini aprono fino alle 18 e sono le 17. Il problema è che anche la biblioteca sta aperta fino alle 18, quindi dovremo riuscire a fare una corsa poi dai mercatini alla biblioteca. Vediamo cosa ne verrà fuori. C'è ancora tanta salita da fare, vi terremo aggiornati. Allora ragazzi, siamo andati al castello dove i mercatini non c'erano, non sappiamo se siamo arrivati tardi o se forse quest'anno non li hanno visti, però comunque abbiamo visto il castello da fuori molto velocemente perché poi siamo venuti a fare la fila in biblioteca che in realtà arriva alle 19:30. Abbiamo visto male, Salvatore ha visto male, però stiamo comunque in fila praticamente da un'oretta, sono le 6:30 e per vedere appunto la torre di libri che è lassù.
stiamo appunto in fila per vederla da vicino, fare le foto dall'interno perché c'è uno specchio e quindi sembra una torre infinita e speriamo che sia carina. Ragazzi, dopo aver visto la torre dei libri abbiamo preso il tram e siamo venuti a questi mercatini. I primi del nostro giro sono quelli di Namestimiru, cioè Piazza della Pace, e qui c'è l'ingresso, c'è anche questa chiesa, credo, molto bella alle nostre spalle. Adesso facciamo un giro, magari iniziamo anche a mangiare qualcosina. Ragazzi, allora abbiamo preso già qualcosina al primo mercatino. Salvatore ha preso un hot dog. Io per il momento vado sulla cioccolata calda, tra l'altro ci hanno dato anche questa tazza qui carinissima. Ragazzi, ecco il secondo mercatino della serata, quello di Namesti Republiki, cioè Piazza della Repubblica. Andiamo a fare un giro. Allora, questo mercatino è un po' più piccolino, ci sono prevalentemente cose da mangiare e bere, però non credo che prenderemo nulla qui perché vogliamo provare Trullo, credo che si chiamino così, e penso che li prenderemo nell'ultimo mercatino in cui andremo, cioè quello della città vecchia, quindi a meno che non troviamo qualcosa di più leggero penso che non mangeremo nient'altro. Qui ci sono molte cose che sembrano buone ma secondo me che è abbastanza anche questi. Quindi adesso andiamo al prossimo. Allora ragazzi, pensiamo che ci sia stato un misunderstanding perché siamo venuti nel terzo mercatino, che è quello di Piazza Venceslau. Poi ci siamo resi conto che in realtà quello che abbiamo visto stamattina, che pensavamo fosse Piazza della Città Vecchia, ora non sappiamo se siano effettivamente collegati o meno, comunque nel dubbio incominciamo a prendere i trudlo. La chimney cake. Sì. E facciamo un altro giretto veloce e poi vediamo anche, raggiungiamo anche Piazza della Città Vecchia, vediamo se effettivamente c'è qualcosa. Anche perché in realtà dove c'è proprio la piazza di questi mercatini stanno facendo i lavori, quindi è anche possibile che per questo motivo non ci sia. Magari hanno unificato la cosa, insomma, vediamo e... Allora ragazzi, nulla, in realtà ci siamo ricordati, abbiamo preso dei cilichi. una classica e un'altra invece con Nutella. Adesso li assaggiamo e li vediamo. Comunque ci siamo ricordati che in effetti sì, questi mercatini li abbiamo visti stamattina, però più avanti ci sono anche proprio i mercatini della piazza della città vecchia. Li abbiamo visti mentre pioveva, è venuto a piovere quei 2 minuti che abbiamo fatto il video all'orologio. Però sì, sono diversi, li abbiamo comunque visti, ma adesso andiamo, vediamo se non hanno chiuso. Dovrebbero comunque chiudere alle 10, ma alcuni già stanno chiudendo. Però andiamo a fare un giro, magari vediamo se riusciamo a farlo più con calma. Ragazzi, eccoci, siamo arrivati al quarto e ultimo mercatino e sì, è ancora aperto, effettivamente è quello che abbiamo visto stamattina. Purtroppo c'è molta nebbia, quindi le foto e le riprese non rendono, ma sono veramente bellissimi. Adesso facciamo un giro, appunto cerchiamo di vederlo un po' meglio rispetto a prima e magari compriamo qualche cosina, valutiamo. Ragazzi, abbiamo fatto una veloce passeggiatina fino al Lennon Wall, il muro con il murale di John Lennon, che però è stato ricoperto da molti sticker, comunque è praticamente pieno. Allora ragazzi, ci siamo allungati anche a vedere l'ultima cosa della giornata, cioè questa scultura che si chiama Milka. Adesso è un po' buio, non si vede bene, però cerchiamo di farvela vedere. Sono in sostanza dei bambini con dei codici a barre in faccia. Stamattina siamo partiti da Praga, è stato un viaggio un po' travagliato perché saremmo dovuti partire verso le 9:30, fare cambio a Schwandorf e arrivare a Monaco. Sì. Il problema è che quando siamo arrivati in stazione già abbiamo visto che il treno che avremmo dovuto prendere in realtà arriva come capolinea Monaco, solo che il nostro pass Interrail ci faceva comunque cambiare. Siamo iniziati a salire sul treno, abbiamo detto vabbè, poi vediamo che cosa fare. Una volta saliti abbiamo deciso però comunque di scendere
a Schwandorf, appunto. rispettare l'Interrail, anche se quello avrebbe portato giusto per sicurezza A Monaco, perché comunque nel tabellone interno usciva Landshut come ultima fermata, come destinazione. E quindi ci fermiamo lì un'oretta, pranziamo, compriamo dei panini, ok. Poi riprendiamo il treno per arrivare a Monaco. Il problema è che anche in questo treno l'ultima fermata vale Landshut e quindi inizia a venirci il dubbio. In sostanza cerchiamo Salvatore cerca. Sì, e in pratica dal 1 al 13 dicembre da Landshut a Monaco Centrale tutti i lavori sono, cioè ci sono dei lavori, quindi tutti i treni sono interrotti, bisogna prendere i bus, bisogna prendere le navette, infatti poi da lì quindi, una volta capita la situazione, da Landshut da Schwandorf ci siamo fermati comunque a Landshut e da qui abbiamo dovuto prendere un altro treno per arrivare a Freising, dove siamo adesso, e qui dobbiamo prendere un treno che è in direzione all'aeroporto. Dobbiamo scendere alla fermata prima, quella prima, che è sempre dentro l'aeroporto. ok, vabbè, quindi dobbiamo prendere questo treno e da lì un ultimo treno per arrivare a Monaco. Fortunatamente arriviamo un'ora più tardi, solo un'ora più tardi di quando saremmo dovuti arrivare, che poteva andare molto peggio, poteva andare Sì, meglio. alla Però fine le cose da vedere a Monaco sono tutte vicino, vedremo principalmente i mercatini e cose natalizie, quindi oggi è giornata più chill, vediamo comunque quando arriviamo, facciamo il check-in e ci sistemiamo. Allora ragazzi, siamo riusciti a fare il check-in, adesso siamo scesi, sono le 19:06, abbiamo circa un paio di ore per vedere tutti i mercatini che dobbiamo vedere. Adesso siamo a Petersbacher Platz, che dovrebbe essere il mercatino che chiude prima, cioè alle 19:30, ed è particolare perché è in sostanza un mercatino natalizio ma medievale. Vediamo un po' che cosa propongono i vari stand. Ragazzi, sono le 7:30, stiamo alla Frauenkirche, questa chiesa che è famosa perché c'è dentro la cosiddetta impronta del diavolo. una salute in piede che appunto rappresenta questa impronta del diavolo. Che si trova all'ingresso della chiesa. Poi faremo un giro molto rapido perché dobbiamo arrivare ai mercatini che vedono a esposizione. Ci sono i presepi che chiudono alle 8. Allora ragazzi, dopo il Duomo siamo venuti qui a San Pietro, cioè vicino alla chiesa di San Pietro, dove c'è in sostanza questa strada con una decina di bancarelle con tutti i presepi. Ed è molto vicino a Marienplatz, che è praticamente qui. Si chiama sotto tutti i mercatini. Quindi adesso facciamo velocemente questa strada, ce la guardiamo perché probabilmente chiude un po' prima, anche se non siamo sicuri per quanto riguarda gli orari, però iniziamo a percorrere questa strada, vediamo i presepi, poi vediamo un po' con calma le bancarelle proprio della piazza, vediamo anche qualcosa da mangiare, abbiamo una lista di cose che vorremmo provare, vediamo se le troviamo e poi andiamo a vedere altri mercatini che sono quelli di Residence München. Ragazzi, abbiamo incominciato con questo panino con salsiccia rossa all'interno e mostarda. Alla stessa. Ragazzi, abbiamo finalmente preso questa spirale di patate. C'era un po' di fila, ma secondo me ne varrà la pena. Sembra molto buona, molto Abbiamo impanata, molto fritta. Abbiamo fatto mettere anche la paprika sopra. Credo. Sì, vediamo com'è. Adesso mangiamo. Ragazzi, ultimo mercatino da vedere, quello della Munich Residence. Sono le 9:20, forse chiude alle 9, però c'è ancora molta gente, noi comunque facciamo un giro e è molto bello da qui. Vediamo se riusciamo a comprare un pretzel. Per ora abbiamo comprato la salsiccia, la spirale di patate e quindi ci mancherebbe il pretzel e poi vediamo. Allora ragazzi, ieri sera alla fine abbiamo comprato la maglia alla Rock
però non siamo riusciti a mangiare lo stinco di maiale perché nonostante i locali stessero aperti abbiamo scoperto che in realtà la cucina chiude prima. Quindi noi Fino siamo alle 22 circa, tutti quanti chiudevano la cucina alle 22 si trasformavano in un pub. qualche minuto dopo le 22 della chiusa abbiamo ipotizzato che chiudesse alle 10 in punto. E quindi siamo andati al Mac, però la nota positiva è stata che ho preso un Happy Meal e quindi adesso ho un libro per famiglie in tedesco. Stamattina invece giornata di partenza, di rientro, siamo partiti da Monaco in ritardo. Monaco Ovest, sempre per Monaco Centrale, scusa. Stazione in ritardo, quindi siamo arrivati a Bologna dove abbiamo il cambio. Con una mezz'oretta di ritardo e per qualche minuto non siamo riusciti a prendere l'altro treno, però comunque avevamo già cambiato la prenotazione dei posti e Ci è quindi costata 5 euro in più, diciamo, siamo riusciti a cambiare il treno. fatti rimborsare quello precedente e quindi adesso aspettiamo il treno delle 17:27 e non delle 16:37. Forse anche questo treno in Porta ritardo. adesso 20 minuti di 7 minuti di ritardo in Emilia Romagna, quindi aspettiamo che... Vediamo, Però poi ci dovrebbe portare definitivamente a Napoli. speriamo. Allora ragazzi, il colore della scena che Gabriele non conosce, che aggiungerò nel video, anche se lei non vuole, è una piccola challenge che mi sono dato che Gabriella mi ha assecondato, ovvero trovare un napoletano in ogni città, cioè in ognuna delle 5 città che abbiamo visitato. Fortunatamente ci siamo riusciti, e avevamo perso le speranze a Monaco, ma nel McDonald's a tarda sera si è presentato un gruppetto di napoletani fortunatamente, quindi siamo riusciti a trovarli dappertutto. Lo metterò su.